Allora, questo ingresso è un ingresso dei più scenografici di questa zona. Intorno a noi se ne contano decine di grotte. Questa riveste una particolare importanza proprio per la sua forma dell'ingresso e per la sua profondità. È stata scavata dall'acqua, il nome è Pozzo della Neve. Io, per dare credibilità alle mie parole, vi ho portato una mappa fatta dal gruppo speleologico che vi fa vedere un attimo lo sviluppo di questa grotta. Allora, qui abbiamo una sezione della grotta. La sezione ti mette delle quote, quindi una quota d'ingresso che è la quota 0 e una quota della fine della grotta che la potete leggere lì in fondo. 800, 900, 1000. Ci sono stanze tipo questa qui, parliamo di dimensioni difficili da comprendere all'aria aperta, comunque è una larghezza di 100 metri e più alto di 100 metri. Qui nel mese di agosto, quando le piogge diciamo minacciano meno la montagna, diventa questo enorme parco giochi di speleologi. Qui intorno a noi si riempie di tende, ci sono ragazzi che arrivano da ogni parte del mondo, non d'Europa, del mondo. Questa grotta, dal punto d'ingresso fin dove è stata scoperta, scende di 1048 metri. Ma che cos'è questo suono? Questa è la voce del Molise. Qui abbiamo un fenomeno di tipo tettonico e carsico. Tettonico perché è un incontro di due enormi faglie ed è questo che vedete qui, è il Canyon del Quirino. Su un incontro di due faglie tettoniche l'acqua ha praticato il fenomeno del carsismo, cioè ha eroso lungo l'incontro e ha scavato questo canyon che tecnicamente è talmente stretto ed alto che viene anche definito orrido. Il punto in cui siamo è particolare perché oltre l'orrido del Quirino che è sulla destra, qui si incontra un altro orrido che sarebbe di Vallone Grande, fiume Vallone Grande, che genera le cascate San Nicola, che sono diciamo il simbolo di tutta l'oasi WWF dal punto di vista dell'attrattività. Eccoci, è il momento della sorpresa. Ed è una sorpresa che vi stupirà. Ah sì? È una sorpresa, ci tengo a dirlo, tutta molisana. Venite con me. Prendi esempio.
ti devo chiedere una cosa. Dimmi. Ogni volta Marta prende il quaderno del nonno, cioè molto spesso, e mi nomina la parola tratturo. Io ora mi chiedo, dato che sono tanti giorni che sento tratturo, ma il tratturo esattamente che cos'è? Il tratturo è una strada in linea generale, però è una strada molto particolare. Nell'abitudine comune si chiama tratturo anche la stradina di campagna, la mulattiera, però il tratturo vero è quello che abbiamo adesso sotto i nostri piedi, anzi sotto le nostre ruote. La sua caratteristica principale è che, essendo una strada per le transumanze degli animali, transumanze di numerosi animali, aveva una larghezza che era regolamentata da Regio Decreto. Questa larghezza è di 111 metri attuali circa e sono corrispondenti a 60 passi napoletani da Reggio Decreto. In Molise ne passano 6. Quello che stiamo percorrendo forse è il più antico ed è anche il più ricco di attrazioni storico-culturali. Si chiama il Pescassero di Candela. Ragazze, questa è la nostra ultima tappa. L'atmosfera che si è creata anche con questa luce è veramente adatta al sito. Allora, si tratta di uno dei più recenti siti importanti ritrovati in Molise. La cosa più bella è che è antichissimo, cioè le sue origini risalgono in epoca sannita, intorno al IV secolo a.C., ed è un tempio dedicato a una figura femminile non ben identificata. La parte che è venuta fuori dopo quella sannitica, diciamo che di varie epoche, però si riconosce un santuario di epoca romana, santuario dedicato a San Pietro. Ale, sei fantastico, ci hai fatto passare una giornata meravigliosa. Non è il merito tutto mio, naturalmente, il merito è anche di questa terra chiamata Molise. E la prossima volta? E chi te l'ha detto che ci sarà una prossima volta con Alessandro? Lei era quella che non voleva venire? Ma infatti io lo sapevo che prima o poi avrebbe capito. Io non ho capito proprio niente. Inoltre non è detto che dobbiamo tornare noi qui. Potrebbe essere anche lui a venire da noi, magari come ospite. Certamente. Ottima idea. Chi mi farà da guida? Voi? Noi? Giusto il tempo di comprare una Jeep. Venite con me che vi riaccompagno a casa, su. Va bene, Andiamo. grazie.